Ciao a tutti, oggi ti propongo dei biscotti che si usano molto in pasticceria per la preparazione di tiramisù, charlotte, zuppa inglese, soli savoiardi, dei biscotti croccanti all'esterno e spugnosi all'interno, proprio idonei per assorbire le bagne. Gli ingredienti, come sempre, li trovi nell'info box sotto il video e nel blog. Per prima cosa setaccio la farina in una terrina. Dopo aver setacciato la farina, setaccio anche della fecola di patate. Con una frusta mescolo le polveri, le metto via un attimo. Adesso verso gli albumi all'interno di una terrina. Aggiungo un pizzico di sale ed inizio a montarli con lo sbattitore elettrico. Li lavoro fin quando non avranno perlomeno raddoppiato il proprio volume e poi inizio ad inserire lo zucchero piano piano. Quando avrò finito di aggiungere tutto lo zucchero, dovrò ottenere una meringa ben montata. Se sollevo le fruste si dovrà formare il caratteristico becco. Adesso metto i tuorli in un'altra terrina, ci aggiungo lo zucchero e un cucchiaino di estratto di vaniglia fatto in casa. Questo è il mio con l'estrazione a caldo, ti metto la ricetta nelle schede video e nell'info box. In alternativa puoi mettere una bustina di vanillina. Inizio a montare anche i tuorli, dovranno perlomeno triplicare di volume. La montata degli albumi e dei tuorli in questa ricetta sono molto importanti perché, come sapete, i savoiardi non contengono lievito, ma è proprio la montata che li rende belli soffici e spugnosi. Adesso aggiungo un cucchiaio abbondante di albumi nei tuorli e li faccio integrare. Fatto ciò, prendo la montata dei tuorli e la trasferisco in quella degli albumi. Mescolo dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. A questo punto posso aggiungere le polveri piano piano a cucchiaiate e le setaccio nuovamente. Mescolo sempre dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Con pazienza. Il composto è pronto, lo inserisco in un sac à poche con beccuccio tondo liscio. E nel frattempo ho preparato una teglia rivestita con carta forno, ho messo degli spiedini come separatori
In tal modo creerò dei savoiardi più o meno tutti della stessa dimensione. Formo i savoiardi sulla teglia da forno larghi 2 cm e lunghi più o meno 10-11 cm. Come vedi, il composto è ben montato, rimane ben fermo senza allargarsi sulla placca da forno. Significa che tutti i passaggi sono stati fatti in modo esatto. A questo punto spolverizzo abbondante zucchero a velo sui savoiardi, poi ci metto anche dello zucchero semolato sulla superficie e quando avrò finito di distribuirlo li spolverizzo nuovamente con dello zucchero a velo. In tal modo si formerà una deliziosa crosticina sulla superficie. E a questo punto posso infornare nel forno già caldo, statico, a 200 gradi per 15 minuti. Metto la teglia nel livello intermedio del forno. Ed ecco i savoiardi pronti, li lascio freddare completamente sulla teglia e una volta freddi puoi utilizzarli per le tue preparazioni dolci oppure per la colazione la mattina, io li adoro nel caffè e latte. Sono leggerissimi, croccanti all'esterno, spugnosi all'interno. Spero che la ricetta ti sia stata utile, un abbraccio, a presto!